Oggi ti parlo del perché io considero l'ansia il pavimento di tanti mali, ovviamente non tutti, ma di molti. Mi chiamo Caruso Colzi e sono il fondatore di Ipnosi Naturale. L'ansia nasce da una sorta di forma di stress e quindi dovremmo comprendere che cos'è lo stress. Lo stress è quel tipo di sollecitazione che noi diamo a qualsiasi sistema e che viene interpretato come una sorta di minaccia, come un qualcosa che ci sta mettendo in allarme. E fin qui nessun problema. Se lo stress specialmente è un qualcosa di focalizzato in un breve periodo, non c'è niente di male, anzi gli studiosi stanno accertando che è addirittura benefico, per esempio stressare il fisico attraverso un certo tipo di respirazione per 20 minuti al giorno e poi rilassarsi durante il resto delle 23 ore e mezzo quasi, insomma è molto buono, è uno stress limitato nel tempo, ma quando lo stress viene protratto nel tempo, allora lì si comincia ad avere un po' di problemi. Cerchiamo di comprendere anche che lo stress è caratterizzato da cortisolo e adrenalina che possono svolgere delle buone funzioni, ma ancora una volta, se tenuti per breve tempo nel sistema. Molto spesso spiego ai miei clienti che gli animali quando hanno adrenalina addosso e il momento del fight fly, il momento dello stress, il momento della fuga o del combattimento è finito, tendono a stiracchiarsi, tendono a fare dei movimenti che si chiamano spasmi, che sono dei movimenti di contrazioni forti, contrazioni spastiche, che tendono a dissipare questi due ormoni. Ma gli esseri umani non sono così, tendono a ripensare, a rimuginare e soprattutto se sei un soggetto ansioso dovresti già conoscere quelli che io chiamo i pensieri e se. Attraverso i pensieri e se, tra parentesi, se non sai che cosa sono, guarda nel mio canale di Ipnosi Naturale su YouTube perché ci sono diversi video che trattano l'argomento ansia in generale e in particolar modo anche il pensiero e se l'ho già spiegato, quindi vi rimando a quei video. Allora, con il pensiero e sé che cosa facciamo? Continuiamo a moltiplicare la fase di stress e di punto in bianco quello che era una semplice minaccia diventa una routine mentale. E allora abbiamo troppo cortisolo nel sangue, abbiamo troppa adrenalina e non riusciamo mai a dissiparla. I soggetti ansiosi dopo un po' cominciano a sentirsi bloccati, cominciano a sentirsi agitati, non capiti e queste sono cose che accadono spesso alle persone che seguo. Dopodiché ci sono problemi di digestione, problemi alla schiena dovuti alla cattiva respirazione perché quando siamo in una fase di stress tendiamo a prendere aria e trattenerla, soprattutto avere una respirazione molto alta e poi dopo si crea panico e poi dopo c'è ulteriore stress e molti degli ansiosi si isolano perché non si sentono compresi, tanti altri invece tendono all'iperattività perché in qualche modo appunto sentono la necessità di dissipare questi due ormoni che mettono in agitazione. Il problema è che continuano a fabbricare minacce mentali che poi sovente chiamano ansia. Ora ti puoi immaginare che tutto questo percorso che ti ho fatto in un piccolo minutino, se protratto nel tempo, diventa veramente il pavimento di tanti problemi alla digestione e quindi disfunzioni a livello dello stomaco, a livello del fegato, a livello dell'intestino. Molti ansiosi hanno problemi all'intestino. Ora, se mi segui da un po', sai che io non sono un medico, quindi non ti voglio fare un discorso medico, ti voglio fare un discorso base. Semplicemente mettendo a posto il tuo livello di ansia, puoi cominciare a vivere meglio tutte quante le altre sfaccettature della tua vita, le relazioni, perché per esempio se non ti senti capito o capita, se tendi a isolarti, allora come saranno le tue relazioni? Capisci bene che quando mi senti dire
per quanto mi riguarda, l'ansia è un po' il pavimento di tanti mali e noi viviamo anche di relazioni e se ci isoliamo o comunque se non ci sentiamo mai capiti, comprendi che quella parte della nostra vita non funziona bene. L'altro discorso è l'atteggiamento con l'alimentazione, con il movimento, con l'attività vera e propria che facciamo, con il lavoro, con la soddisfazione. E insomma, tutte queste cose devono avere un risvolto positivo nella sfaccettatura della vita che vogliamo vivere in quel momento. E invece, spesso e volentieri, gli ansiosi soffrono anche in quel momento. Tante persone mi raccontano che prima di andare al ristorante si fanno le loro paturnie, si fanno i loro pensieri e se succede questo e se succede quest'altro e insomma trasformano quello che sarebbe una bellissima serata in compagnia di amici che gli vogliono bene in un completo inferno, in un fallimento, mm, in una situazione dalla quale vogliono scappare. Spero di averti spiegato un po' perché ritengo che l'ansia sia un bel problema se non viene visto in tempo e se non viene preso in considerazione. Ti ricordo che ci sono 6 milioni di italiani tutti gli anni che soffrono di ansia. E quando ti dicono, ah, è solo ansia, beh, insomma, stai attento a far entrare dentro quella suggestione perché l'ansia può essere insidiosa. Se hai domande scrivimele qui sotto nei commenti e cercherò di risponderti o magari di fare un video ad hoc per le tue necessità. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida serata. Ciao!